Buongiorno e benvenuti a tutti, io sono Dimitri Bellini e siete di nuovo qua insieme a me sul mio canale Quadrata, il canale dedicato al mondo dell'open source e alla tecnologia IT che ci piace a noi e soprattutto a me, ok? In questa puntata andremo di nuovo a parlare di intelligenza artificiale, ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale perché ho bisogno di sostenitori per andare avanti in questa sfida. Perché di nuovo di intelligenza artificiale? Un po' perché mi sono ingrifato ultimamente con questo tema, un po' perché ho a disposizione la mia bestia, che è un server con 6 o 8, adesso non mi ricordo più, schede Nvidia RTX 8000 con 48 GB di RAM, e quindi perché non utilizzarla? Mi sembra sprecato, e quindi è un'occasione per imparare qualcosa dal mondo dell'intelligenza artificiale. Percorso che mi ha portato ultimamente a vedere un insieme di cose, capire un po' di più e trovare finalmente anche un'applicazione cioè perlomeno un contesto applicativo in cui possiamo trovare veramente un aiuto dall'intelligenza artificiale per tutti i giorni, o perlomeno all'interno magari di contesti aziendali. E di che cosa sto parlando? Sto parlando della funzionalità o comunque del concetto RAG. Che cavolo è sto RAG? Il RAG significa Retrieval Augmented Generation, cioè è una specie di pezzetto in più che andiamo ad aggiungere ai modelli LLM che stavamo utilizzando già per le solite cavolate delle chattate, no? Per chiedergli come stai o che cos'è questa cosa X, con una base di dati che è privata nostra, ok? Quindi noi andiamo ad arricchire le risposte con dei documenti reali, con delle informazioni che abbiamo noi, che possiamo modificare in qualunque momento, quindi questa è una grande differenza, lo vedremo meglio dopo, sfruttando questa tecnologia del RAG. Ci sarebbe da dire tantissimo dietro a questo acronimo, ok? È una tecnologia, un concetto che non è nuovissimo, mi sembra che parta dagli anni 70, comunque le prime elucubrazioni dietro questo concetto. L'architettura attualmente utilizzata invece è abbastanza nuova per il mondo dei linguaggi, no? LLM. Quindi il fondamento di questo è per andare a risolvere, appunto, per andare a migliorare le risposte di questi motori di intelligenza artificiale o questi modelli. Okay? Cosa ci serve? Normalmente per mettere in piedi un'architettura RAG sicuramente servono un insieme di librerie Python, ok? Magari lo farò e ci proverò, però sicuramente la cosa più semplice da fare è utilizzare già un softwareino che ha già tutte queste librerie e che ci mette magari a disposizione anche una GUI grafica per inserire i documenti e per fare le domande all'assistente. Come ho detto, il vero significato di tutto ciò è aumentare la qualità delle risposte dei modelli che attualmente stiamo utilizzando, ok? Senza andare a fare il famoso training, no? del modello X. Si potrebbe fare con un training, ma un training richiede risorse e una base di dati più o meno complessa, direi complessa, per ottenere lo stesso beneficio, ok? Magari potrebbe essere meglio, però è comunque molto complicato per trainare un modello, o perlomeno farlo bene. Detto ciò, quali sono i limiti attuali dei modelli LLM che stiamo utilizzando? Per esempio Llama o Mistral o Mixtral o OpenOrca, eccetera, o fino al nuovo Gemini di Google, una fetecchia. I limiti principali sono quando fate una domanda che è un po' troppo tecnica,
questo sbarella, ok? Sbarella, viene detto che vede le allucinazioni, ma c'è un motivo. Magari farò anche un video su tutto ciò, perché adesso dicono che ha le allucinazioni. No, è che spara cavolate, ok? Oppure presentare delle informazioni che non sono più valide, perché chiaramente il modello è stato trainato magari 3-4 anni fa o anche solo un anno fa, e le domande che state facendo oggi sono troppo odierne, troppo servirebbero dei dati freschi, e i dati freschi lui non ce li ha, giustamente. O magari è stato trainato su uno specifico set di informazioni, e le informazioni che chiedete voi non ce le ha. Altro aspetto è che le informazioni che è in possesso il modello sono informazioni con un dataset ben specifico preso da chi l'ha sviluppato, quindi non sono i vostri dati, ma sono dati presi qua e là, o comunque da una base di dati che non è ufficiale vostra. E sicuramente un'altra parte, che comunque è quello che dicevamo prima, oltre che avere le allucinazioni, può anche dare delle risposte che sembrano abbastanza sensate, ma se voi ve ne intendete capirete che sono proprio delle vaccate, ok? Perché lui inventa e magari ci azzecca anche qualcosina, però non è quello che stavate cercando, ok? E il RAG va proprio a cercare di sistemare queste lacune che ha il modello standard, che comunque è un supporto per fornire una risposta discorsiva o fornire un riassunto delle informazioni che sono all'interno dei documenti, ma in un modo molto più mirato, ok? E quindi ci permette di sfruttare i dati a nostra disposizione, possiamo gestirli come se fosse una share normale e fare l'ingestion di questi dati anche giorno per giorno, assolutamente, e chiaramente tutte le informazioni sono nostre e quindi sappiamo da dove arrivano le risposte, e questo potrebbe essere molto utile perché magari faccio una domanda ma voglio anche avere il contesto, e questo contesto riapparirà magari anche più avanti, della risposta su quale documento è stato trovato. E questo può essere molto utile perché, ok, magari mi ha dato una risposta, ma poi voglio andare a indagare meglio sul documento X per capire in maniera più approfondita. Sicuramente ad oggi le soluzioni RAG che ho provato sono buone, molto buone, non esenti chiaramente da anche loro allucinazioni o spararcavolate. Magari siamo, come dicevo anche in altri video, siamo agli albori, magari fra 6 mesi questa cosa sarà perfetta, ok? Non lo so, però vediamo. Come è architetturato il sistema RAG, abbiamo qua uno schema che gentilmente viene offerto dal sito ufficiale NVIDIA, che spiega un tipico workflow operativo di tutto lo stack RAG. Come vedete, qua abbiamo la nostra base di dati che in qualche maniera viene recuperata dal sistema RAG e passa all'interno dell'embedding model. Questo è un passaggio fondamentale che anche in altri contesti, magari avete visto ChatGPT, però ChatGPT magari già usa anche RAG, ok? Ma altre soluzioni locali dove potete mettere il PDF dentro nella chat e potete fare delle domande. Funziona, ma non è così preciso come l'utilizzo di una soluzione RAG. Perché? Perché durante la fase di ingestion, quindi io metto il documento dentro nel mio modello, passa all'interno dell'embedding model, quindi prende il testo e lo converte in vettori, quindi lo converte in numeri, ok? Questi numeri vengono poi posizionati all'interno di un database, scusate, vettoriale, che può essere di vario tipo, ci sono vari progetti in circolazione, può essere VectorDB, ChromaDB o cose di questo tipo, però quello che è importante sapere è che il testo che voi avete messo all'interno dell'embedding model andrà a essere convertito in numeri e
e questi numeri saranno posizionati all'interno del database. Questo database di vettori ci permetterà di fare che cosa? Di poter poi andare a fare delle domande e avere delle risposte contestualizzate in maniera molto veloce, perché chiaramente se avete centinaia di documenti ci vuole comunque un database che tenga queste informazioni organizzate in una certa maniera per poi fornire l'output desiderato, ok? Quindi questi due pilastri sono il fondamento della soluzione RAG. Dopodiché, che cosa succede? Quando ci sarà un'iterazione da parte dell'utente, la nostra query passerà all'interno dell'embedding model per analizzare quali sono i token fondamentali, per poi andare a consultare il database e le informazioni recuperate dal database insieme alle informazioni dell'embedding model andranno ad alimentare il nostro modello finale che abbiamo deciso noi, perché potrebbe essere quello che volete. Io andrò a usare poi nell'esempio finale Zephyr per ottenere l'output desiderato. Okay? Questa è una spiegazione alla buona, non sono un espertone, però tenetela in considerazione. Quali soluzioni open source, perché chiaramente io mi focalizzo su questo, ce ne sono anche closed, belle, con tutti i fiocchetti, ma quali possiamo testare veramente a casa nostra con il nostro hardware e con le nostre informazioni? Ad oggi quelle più gettonate sono PrivateGPT, che è la più famosa, la più conosciuta, che però soffre di un insieme di problemi. Ho provato a configurarla, installarla in qualche maniera, ma non riuscivo mai a far funzionare l'accelerazione delle mie GPU e quindi era stralento. Okay? LocalGPT nasce proprio per dare una risposta ai primi problemi che aveva PrivateGPT, andando teoricamente a risolvere il problema dell'accelerazione video, quindi GPU, all'interno dei modelli e di tutta l'architettura RAG. Anche questa, scarsi risultati, non è, questo progetto viene mantenuto ma da un singolo sviluppatore, quindi è un po' così, ok? Poi ho provato un tool che open source che ha una buona community, ma che nessuno ne parla, almeno sui video e su YouTube non ho mai visto nessuno parlarne così tanto, e che si chiama H2O GPT. Ed è una soluzione veramente molto performante, è una soluzione matura, open source, viene distribuita come Docker container, quindi anche lì ci semplifica la vita, e dietro a questa soluzione open source chiaramente c'è un'azienda che fornisce tutte delle soluzioni per indicizzare documenti, ma anche per fare altre cose sull'intelligenza artificiale, e quindi se avete bisogno di mettere su in piedi un qualcosa di più serio, questa H2O GPT, devo dirvi la verità, che mi sembra l'azienda più seria che ho visto in circolazione, e anche il fatto che ci permetta di utilizzare il loro motore per testarlo e per utilizzarlo in locale, secondo me è proprio il top. Poi se uno ha esigenze maggiori si rivolge a loro, però già con quello che abbiamo oggi non è male, non è assolutamente male. Quindi vediamo quali sono i pregi di questa soluzione. Come vedete, questa è la GUI, che però non è la GUI open source, questa è la GUI, quella Enterprise, che in base alle risposte e ai documenti che abbiamo inserito all'interno di questa soluzione, quando ottengo la risposta, oltre ad avere la parte testuale, mi dà tutte le referenze dei documenti che sono collegati a questa risposta, con degli highlights. Quindi è molto, molto interessante come soluzione per chi vuole pagare, ok? Quindi questa è una soluzione che potrete mettere, che io ho definito enterprise grade, quindi questa la potete installare da domani sulla vostra azienda. Ci sono vari pacchetti, varie soluzioni, potete fare tantissime cose, quindi è veramente molto interessante. Sono rimasto un po' stregato, mettiamola così, dalle tante altre cose che ho provato che erano più o meno stabili, ok? Quindi andiamo a vedere direttamente live questi progetti su GitHub. PrivateGPT, come vedete, comunque non è
proprio uno degli ultimi progetti, si sta muovendo, spero che migliori perché è un po' così. Comunque se volete qua ci sono tutte le istruzioni, io ho provato a seguirle, ma appunto non sono riuscito a ottenere l'accelerazione della scheda video e quindi era troppo lento. LocalGPT, anche lui non è sicuramente noto come il PrivateGPT, è interessante, perlomeno si prefigge di risolvere un insieme di problemi, però di nuovo anche qua risultato alla fine non brillante. E infine arriviamo a H2O GPT con il suo GitHub, dove le istruzioni sono abbastanza chiare, c'è una bella documentazione online fatta molto bene su come installarlo, configurarlo, più o meno, ok? Alcune cose dovete andarle a grattare nelle issue, eccetera, eccetera, vabbè, ci sta. Però il risultato finale è questo, ok? Quindi qua io sulla mia macchina ho caricato il Docker istruito con i parametri fondamentali, quindi gli ho detto devi usare un insieme di schede video NVIDIA, usare il modello LLM che volevo, che in questo caso è il Zephyr, e altri parametri di tuning, ok? E qua potete inserire, quindi caricare i documenti, ci sarà una fase di ingestion, quindi prendete e caricate il documento, lui andrà a elaborare come vi avevo fatto vedere quindi prima con l'embedding model e poi mettendo i dati all'interno di un vector database, e a questo punto potrete fare delle domande che sono contestualizzate su quel documento, ok? Io per fare una controprova ho voluto fare una cosa, ho preso il nostro documento ufficiale dei corsi Zabbix, quindi la slide, il PDF della slide del primo giorno, anzi vi ricordo tra l'altro ci sono i nostri corsi di formazione Zabbix durante tutto l'anno, ce ne sarà uno ad aprile, se vi interessa guardate sul sito ufficiale Zabbix e mandateci una mail per vedere se c'è ancora disponibilità. Sono abbastanza affollati, però se volete supportarci siamo qua. E detto ciò, usando quel documento lì volevo vedere se effettivamente ci azzeccava o di nuovo sfarfallava con le risposte non puntuali. Quindi cosa ho fatto? Ho fatto le stesse domande senza utilizzare la base di dati. Come vedete qua, can you explain with a very detailed description of all the steps required to install Zabbix server on Red Hat system? E la risposta, tutto sommato, come vedete, non è malvagia perché effettivamente mi ha messo tutti i parametri correttamente di come installare lo Zabbix server, senza particolari, ok, qualche piccolezza qua nell'URL che non è corretto, va bene, però mi sembra un buon risultato. Poi gli ho chiesto, can you give me all the relevant differences between Zabbix Agent e Zabbix Agent 2? Quindi le differenze tra le due tipologie di Zabbix Agent. Ecco qua, si è inventato una roba che è una roba mostruosa, perché fino a un certo punto va bene che uno è scritto in C e l'altro è scritto in Go, ed è giusto, ma la vera cavolata mega galattica è che l'agente classico utilizza un protocollo proprietario, beh è vero, ma l'agente 2, udite udite, utilizza un protocollo che viene chiamato Prometheus Text Format, also known PromQL, una cavolata mega galattica che non c'entra una sega. Quindi qua proprio ha sbiellato completamente il significato. Altra domanda, gli ho detto mi dai la differenza tra Zabbix Agent attivi e passivi, e più o meno mi ha dato qualcosa, ma di nuovo ha cappellato completamente perché mi ha detto che l'agente attivo è utile, vediamo dove era, no, è qui, l'agente attivo è utile in situazioni dove c'è una connettività stabile, perché non richiede frequenti monitoraggi. È una cavolata perché di solito invece l'Active Mode, scusate, viene utilizzato proprio in condizioni dove abbiamo problemi di connettività, perché la gente mi fa anche un po' di buffering e soprattutto la gente prende i dati dallo Zabbix server
e prende che cosa deve monitorare e poi le esegue localmente l'agente e poi le spedisce lo Zabbix server, quindi è anche una soluzione molto più efficace. Addirittura qua mi dice che il passive mod è migliore perché viene fatto dallo Zabbix server. No, tutt'altro, e anzi in condizioni di connettività non propriamente eccezionale, sicuramente la modalità passiva è sconsigliatissima. Quindi abbiamo visto che le risposte sono più o meno così, e andiamo a vedere cosa succede invece se faccio le medesime domande sulla nostra istanza di H2 o GPT sfruttando il nostro PDF del primo giorno di Zabbix Training. Quindi facciamo la domanda: quali sono gli step per installare lo Zabbix Server su sistemi Red Hat? Vedete che è abbastanza veloce, vabbè, perché c'è una bestia sotto come macchina, però già inizia a dirmi Red Hat versione 9, MySQL 8, quali sono, che mi servono delle librerie su PHP, mi dà il repository corretto dei pacchetti Red Hat, mi dice anche di installare in maniera corretta i binari, cioè i pacchetti utilizzabili per l'installazione su Red Hat, mi dice anche che quali parametri sono indispensabili per configurare il database e basta, e poi mi dice qua la URL e vedete che è corretta. Cosa c'è di veramente differente è proprio le informazioni, perché qua mi dà anche un repo, a parte che non so se sia corretto, ma di Zabbix versione 5 per Red Hat 8. Quindi già capite che le informazioni sono quelle di quando è stato creato questo modello. Andiamo avanti e facciamo la domanda, quella un pochino più complessa. Quali sono le differenze tra lo Zabbix Agent e lo Zabbix Agent 2? Anche qua sarà abbastanza veloce. Tra l'altro qua, vedete qui sotto, qua mi dà tutte le fonti da dove è stato prelevato la risposta, ok? Quindi qua me la prese dal day 1 slide 4, ok? Le informazioni per l'installazione. Qua invece notate già subito come ha inquadrato la situazione e mi ha dato quali sono i punti fondamentali. Quindi il linguaggio tra Zabbix Agent e classico e Agente 2, qui dice linguaggio, quindi lo Zabbix Classic è scritto in C, l'Agente 2 è scritto in Go. Sviluppo, tutti e due sono sviluppati, quindi cosa corretta, entrambi sono sviluppati ancora oggi. Le comunicazioni sono criptate su entrambi, lavorano in tutte e due le modalità passiva e attiva, sia uno che l'altro, le piattaforme supportate sono le medesime e le configurazioni sono uguali, identiche. Qua a un certo punto cosa ci dà? Both agents support the same item type, which are built in the Zabbix agent and define a user parameter and so on and so forth. Però qua ti dice Agent 2 offer easy extensibility through plugin, make it more flexible option for future development needs. Quindi qua lui mi ha dato un contesto molto più ricco e corretto perché ha sfruttato effettivamente il documento che gli avevo dato in pasto. Proviamo anche una spiegazione su quali sono le differenze tra agente passivo e agente attivo e vediamo qual è la risposta. Anche in questo caso non ci mette tantissimo e come vedrete, spero, la risposta sarà molto più articolata e molto più precisa. Poi anche qua dipende dalle volte, a volte ti risponde in maniera più sensata, a volte un po' meno, ma normalmente ci azzecca molto di più. Quindi l'agente attivo qua va a spiegare che le comunicazioni vengono intraprese dall'agente verso lo Zabbix server e manda regolarmente i dati verso lo Zabbix server direttamente l'agente. Quindi questa soluzione qua è utilizzata
quando abbiamo degli host che sono sotto un firewall o abbiamo delle condizioni limitate di connettività. Ok? Quindi qua ha dato la risposta corretta e non ha inventato delle castronate come nella versione con modello standard. Detto ciò, ragazzi, e questa era una rapida spiegazione e un uso veramente utile dell'intelligenza artificiale per tutti i giorni, che potete utilizzare anche domani, anche voi, sfruttando i vostri documenti e soprattutto ottenendo delle risposte sensate, formulate in maniera corretta con dei dati certi. Quindi devo portarlo avanti questa cosa, voglio capire dove posso utilizzare questa soluzione, magari sul nostro canale Telegram, per quando uno fa una domanda su Zabbix, già in automatico gli diamo una risposta più o meno sensata. Sicuramente potrebbe essere molto utile e vediamo cosa succede. In ogni caso, ricordatevi di iscrivervi al canale e magari, se non lo siete ancora, iscrivervi al canale Zabbix su Telegram, Zabbix Italia su Telegram. Per oggi è tutto, ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora da Dimitri, ciao a tutti.